Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere gli esercizi sull'integrale del coseno. Come sempre, se avete visto anche gli altri video, vi invito a ripassare le derivate della funzione, perché l'argomento sugli integrali è strettamente connesso a quello delle derivate. Quindi, se avete un compito sugli integrali e non siete ancora forti sulle derivate, non preoccupatevi, vi ho appositamente creato una playlist chiamata Derivate di funzione, dove potrete ripassare in maniera molto semplice e veloce tutti gli esercizi sulle derivate. Partiamo. La regola dell'integrale di cosx mi dice che il risultato dell'integrale è proprio sen x. Partiamo con un esercizio. Ho 8 cosx, quindi stando alla regola il risultato sarà 8, lo ricopio, sen x. Ho 1 e quindi l'integrale fa x. Se non vi ricordate come si fa l'integrale di 1, guardate il video sull'integrale della potenza. Mi raccomando, alla fine mettete sempre il più c, cioè la costante. Gli esercizi sugli integrali sono una gran figata perché se avete un compito sugli integrali avete la possibilità di verificare che il risultato sia corretto, cioè è come darvi un voto da soli al compito. Infatti, una volta che avete trovato il risultato, vi invito a calcolare la derivata del vostro risultato. Se avete fatto bene, dovete ottenere esattamente quello che avete qui dentro l'integrale. La derivata di 8 sen x è 8 cos x e la derivata di più x è più 1, quindi effettivamente abbiamo fatto bene. A questo punto applicare questa formula è molto semplice, quindi andiamo direttamente a ripassare la formula un po' più complessa, cioè quella della funzione composta. Come vedete, a questo punto, se siete esperti e avete visto gli altri video sugli integrali, ormai avete capito qual è il trucchetto. Infatti, prima avevo cos x, ora in questa nuova formula ho coseno di f di x. E davanti ho sempre la derivata prima. La regola ci dice che se prima l'integrale di cos x era sen x, adesso l'integrale di cos di f di x è sen di f di x. Vediamo subito un esercizio. Supponiamo di avere un integrale di questo tipo. Come avete visto non ho più cos x, ma ho cos di qualche cosa. Ora mi devo chiedere se davanti c'è la derivata di 3 alla x. La derivata di 3 alla x, vi ricordo che è 3 alla x ln di 3. Qui, come potete vedere, manca proprio un ln di 3, ma sempre con la regola che abbiamo visto anche negli altri video di aggiungere e togliere, cioè moltiplicare e dividere, possiamo moltiplicare per ln di 3, che è quello che ci serve per fare sì che sia la derivata completa, e divido per ln di 3. Ho moltiplicato per ln di 3 e ho diviso. Quindi la regola mi dice che devo in questo caso ricopiare il numero e scrivere seno della funzione, perché quella in giallo fa parte della derivata prima, quindi non devo andarla a ricopiare. L'unico termine che mi rimane è questo numero che ho aggiunto per far tornare il tutto. Andiamo a vedere il secondo termine. Ho cos di qualche cosa, quindi una funzione, non più cos x. Ho davanti la derivata prima, la derivata di x alla seconda, 2 lo porto avanti a passo di un grado, è 2x. La derivata di 2x è 2, quindi qui in piccolino ho scritto la derivata della funzione tra parentesi. Come potete vedere qui ho x più 1, quindi mi manca il 2. Allora, se moltiplicassi tutto per 2, avremmo esattamente la derivata prima. In questo modo ho qui esattamente la derivata prima della funzione. Qui ho il coseno della funzione e quindi l'integrale è un mezzo, che come vedete lo ricopio, seno della funzione. Ultimo termine, anche qui ho coseno di qualcosa, dove qualcosa è una funzione. Domanda, qui davanti ho la derivata di questo? La derivata di 7ln è 7 fratto x e la derivata di 2x è 2, quindi la risposta è sì e quindi applichiamo la formula. Ricordatevi come sempre di mettere il più c alla fine. Ora tocca a te. Questi sono gli esercizi che ti ho preparato per allenarti. Fai una gara con un tuo amico o una tua amica. Impostate il cronometro a 5 minuti e cercate di fare più esercizi possibili. Chi vince dei due? Allora, com'è andata? Quanti esercizi sei riuscito a fare in 5 minuti? Scrivimi in chat e fammelo sapere. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video e ricorda che se stai studiando per un compito in classe puoi utilizzare le mie playlist per andare a vedere i video specifici dell'argomento che ti interessa. Io sono Monia Tomassini e il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.
Io sarò la tua coach e ti allenerò negli esercizi per prepararti ogni volta a dare sempre di più. Ci vediamo al prossimo video.